Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come forse saprete sono un'appassionata di riciclo creativo, perciò ogni volta che mi capita per le mani un prodotto con un packaging interessante, io lo prendo e lo metto da parte nell'attesa che mi venga l'ispirazione per trasformarlo in qualcosa di diverso e dargli nuova vita. Il che fa di me a tutti gli effetti un'accumulatrice seriale, ma questo è un altro discorso che affronterò in separata sede con chi di dovere. Fatto sta che recentemente ho terminato una serie di maschere per il viso di The Body Shop che erano contenute all'interno di questi vasetti in vetro brunito molto carini, che devo ancora un po' decidere come riutilizzare, con al di sopra dei coperchi in plastica rigida nera abbastanza profondi, che io ho pensato di trasformare in cornicette porta ritratto, porta fotografie calamitate, di quelle da appendere al frigo per capirsi. Vi faccio vedere subito il risultato. Ecco qui le mie cornicette con dietro la calamita, la vedete? Mi piaceva l'idea di usare questi coperchi perché appunto sono abbastanza profondi e volendo potete anche usarli semplicemente come cornicette perché stanno in piedi anche da soli. Si tratta però di un progetto che si adatta un po' a tutti i tipi di coperchi, soprattutto nella versione calamitata, tant'è che io ne ho creato anche un altro con il coperchio di un balsamo per le labbra, quindi decisamente più sottile. Dietro c'è sempre la calamita, è più piccolo ma è comunque molto carino. Un progetto semplice semplice che vi permetterà di decorare il frigorifero, la casa o anche, perché no, di utilizzarlo come pensierino da regalare. Se questa idea vi piace, io vi invito come ogni volta a continuare a guardare il video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Un foglio di acetato, le immagini che avete scelto stampate nelle giuste dimensioni, del polistirolo, della colla a caldo, delle forbici, i coperchi da riciclare, un taglierino, delle calamite, una matita e della colla per carta. I coperchi che ho scelto di utilizzare sono particolarmente profondi, come potete vedere, quindi come prima cosa devo riempirli andando a creare una base sulla quale inserire le immagini. Procedo perciò ritagliando di misura del polistirolo, aiutandomi con una matita per tracciare il contorno e un taglierino, proprio come vedete. Ora prendiamo le immagini che abbiamo scelto e ritagliamole. Molto bene, a questo punto prendiamo il foglio di acetato e tracciamo i contorni delle immagini usando una penna. Poi ritagliamo l'acetato di misura. Adesso che abbiamo tutti gli elementi pronti possiamo assemblare le nostre cornici calamitate. Per prima cosa incolliamo l'immagine scelta sul polistirolo. Poi inseriamo il polistirolo all'interno del coperchio incollandolo con la colla a caldo. E aggiungiamo anche l'acetato al di sopra, sempre utilizzando delle gocce di colla a caldo, proprio come vedete. Come ultimo passaggio, incolliamo anche la calamita sul retro del coperchio, sempre utilizzando la colla a caldo. E voilà, il progetto è finito e con questa tecnica possiamo così creare quante cornici calamitate noi vogliamo. Ed ecco qui le cornici calamitate finite e pronte per essere appese al frigorifero oppure, perché no, anche per essere regalate. Come vedete io all'interno ho inserito delle illustrazioni con delle frasi vagamente motivazionali, ma potete inserire all'interno tutto quello che preferite. Fotografie di famiglia, citazioni, disegni, insomma, come al solito lasciate libera la fantasia e otterrete così tante calamite diverse.
Se questo progetto vi è piaciuto, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che, come al solito, sul mio blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista dei materiali necessari, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i che è comparsa qui sopra la mia testa. Io direi che per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!